Ho appena finito di fare una bella bruschettata. Ora con gli ingredienti che mi sono rimasti sul tavolo preparo due bei spaghetti alla siciliana. Guardate qui che casino che ho fatto per fare due bruschette, però gli ingredienti sono perfetti per fare questi spaghetti. Gli siciliani, i miei amici, mi perdoneranno se ometterò qualche ingrediente, ma adesso vediamo insieme tutto quanto. Prima cosa, una bella padella grande di alluminio, la scaldiamo un po', un goccino di olio, gli diamo una pulitina perché l'alluminio e il ferro bisogna sempre fare questo lavoro prima di utilizzarli. Ora un po' di olio extravergine d'oliva, di quello buono, senza esagerare. Io preferisco metterlo più volte piuttosto che una volta sola, quindi non ne metto tanto. Uno spicchio di aglio, un bello spicchio di aglio, però tiriamogli via l'anima interna perché è un po' indigesta. Almeno dicono che sia indigesta, io non sono sicuro che sia indigesta perché a volte lo lascio dentro, lo mangio, non noto grandi differenze. Comunque dicono che va tirato via, io lo tiro via, eccolo qua, bello grosso anche, via. Aggiungo l'aglio nella mia padella che inizia a sfrigolare allegramente. Ci aggiungo anche 2-3 belle manciate di pane grattato normalissimo, quello che abbiamo lì in fondo, la dispensa dimenticato in fondo a destra. Ora ho fatto le bruschette e ho avanzato qualche ritaglio di pane. Questo è pane fatto in casa, pane serio, mica babao micio micio. E quindi cosa faccio? Mi è venuto in mente di buttare dentro anche questo. Lo taglio sottile a pezzettini piccoli, a cubettini piccoli, lo taglio tutto e lo aggiungo al pane grattato che ho già messo in pentola. Così darà una nota di croccante in più, un po' più grosso. Lo so che la tradizione siciliana non prevede questa cosa, però io lo faccio lo stesso. Spero che apprezzerete. Perché ho fatto questa cosa? Perché tutti i grandi chef stellati della televisione dicono che bisogna mettere una nota croccante all'interno di tutti i piatti? No, l'ho fatto perché ce l'avevo lì, mi dispiaceva buttarlo via, ma vedrete che sarà buonissimo. Ancora un goccino di olio, sale e pepe a piacere, quanto basta. Non esagerate col sale perché dopo c'è sale nella pasta, c'è sale negli altri ingredienti. Facciamo tostare bene il nostro pane e lo tiriamo da parte. Vedete che bel colorino che ha preso? Stessa padella di prima, perché io sono un lazzarone e non c'ho voglia di lavarla. La rimetto sul fornello, fuoco basso, ancora un goccino di extravergine d'oliva, vado a ripescare lo stesso aglio di prima e lo rimetto dentro nella stessa padella. Vedete, io faccio di tutto per lavorare il meno possibile, sono pazzesco. Poi ci mettiamo dentro 2 acciughe, 2 alici, 2 sardine sotto sale, quello che avete. In questo caso sono 2 acciughine e le facciamo rosolare piano piano insieme all'olio con l'aglio e le disfiamo un pochino. Attenzione a non bruciare eventuali residui di pane che ci sono all'interno della padella. Guardate cosa faccio con l'aglio, potete scegliere o lo tirate via o lo schiacciate. Fate voi, io lo schiaccio perché dà un bel saporino. Capperi ben lavati, ben sfrizzati. Olive verdi, nere, quello che avete. Io avevo quelle verdi, ci ho messo quelle verdi. Se avevo quelle nere ci mettevo anche quelle nere. Fuoco sempre basso, mi raccomando, se no mi bruciate tutto quanto. Facciamo rosolare un po', quando l'acciuga è bella sciolta ci mettiamo un mestolino di acqua, così tutti i sapori vanno insieme. Abbassiamo il fuoco basso basso e lo lasciamo andare 5 minuti. Nel frattempo l'acqua ha iniziato a bollire. Ho aggiunto anche un po' di peperoncino, quello col contagocce, perché è potentissimo. Butto giù i miei spaghetti, belli grossi, trafilati al bronzo, buoni questi spaghetti. Cottura molto al dente, li pesco e li metto in padella insieme al mio condimento che sta sobbollendo lentamente e aspetta impazienti gli spaghetti. Ci metto anche un bel mestro di acqua di cottura e vado ad ultimare la cottura degli spaghetti in padella. Ultimo goccino di olio, faccio notare che io metto ma ne mangio 4 gocce alla volta. Faccio cuocere gli spaghetti un pochino. Bisogna ricordarsi di lasciare non così tanto, ma questo si deve assorbire, ma un goccino di acqua in fondo agli spaghetti, perché poi quando andiamo a mettere il pane adesso finirà di assorbire tutto il condimento e quindi tutto il sapore si amalgamerà tutti insieme con gli spaghetti, il pane, tutta una roba buonissima. Ora prendo il mio bellissimo piatto nuovo di pacca e impiatto i miei spaghetti. In questa stessa ricetta io potevo aggiungere anche i pomodori secchi, pesce spada, i gamberetti, il tonno, 1000 altri ingredienti, però mi sono limitato ad utilizzare soltanto gli ingredienti che avevo avanzato delle bruschette di cui vi dicevo prima. Qui sotto in descrizione trovate scritta la ricetta per esteso e un mucchio di altre novità, tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.